si è conclusa la Night 1 di WrestleMania 42 e direi che è stata una grande delusione per come si è svolta, almeno per gran parte dell'evento, secondo me. Però prima di addentrarmi nel discorso vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forzinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, la prima notte di WrestleMania 42 è stata una grande delusione a partire dal main event, che è il primo match di cui voglio parlarvi perché era il più importante, era il match da cui mi aspettavo molto di più. Partiamo col dire che io non ho mai criticato troppo l'inserimento di Pat McAfee nella faida tra Randy Orton e Cody Rhodes. Questo perché mi aspettavo che, come ho detto anche nelle predictions, Pat McAfee fosse soltanto uno specchietto per le allodole per depistare un pochettino e poi far arrivare qualcuno di più importante che aiutasse Randy Orton nel main event di WrestleMania o anche magari nelle puntate precedenti di SmackDown. Invece non è successo nulla di tutto questo. Randy Orton è stato di fatto massacrato per tutto il match e questo faccio fatica a capirlo. L'unico motivo per cui potrebbe essere stata scelta questa linea potrebbe essere stato quel suo infortunio che è emerso proprio pochi giorni prima di WrestleMania e non so da quanto si portasse dietro, ma onestamente non so se sia stata cambiata la scrittura del match, la programmazione del match, oppure se già l'avessero progettato in questa maniera. Se l'avevano già progettato in questa maniera sicuramente è ancora peggio, perché a me non è piaciuto per niente il main event. C'è chi l'ha apprezzato di più, chi l'ha apprezzato di meno. L'unica cosa positiva è stata quel Cody Rhodes versione heel un pochettino accennata che si stava mostrando, che si stava palesando. Infatti ho sperato fino all'ultimo che una volta schienato a sorpresa Randy Orton, tra l'altro Randy Orton poi si è concentrato su Pat McAfee distraendosi da solo per colpire McAfee e quello pure è un altro finale che non ho capito, però dopo la vittoria di Cody Rhodes speravo che arrivasse magari lo stesso McAfee a sollevare il braccio di Cody Rhodes per far capire che aveva inscenato il tutto e orchestrato il tutto Cody Rhodes insieme a Pat McAfee per destabilizzare in qualche modo Randy Orton o comunque io mi aspettavo un turn heel in quel momento di Cody Rhodes. Lì avrei giustificato un po' lo svolgimento di un main event estremamente deludente perché come ho già detto Randy Orton le ha solo prese, ha messo a referto soltanto un paio di manovre, soprattutto RKO, poi c'è stato il punt kick nel finale da un match già concluso e lui che di fatto è rimasto in piedi con il titolo tra le mani. Questo ovviamente fa presagire che la rivalità proseguirà e che magari Orton possa mettere le mani sul titolo più là, magari quando le sue condizioni fisiche saranno migliori. Ma onestamente è stato molto criticato il main event dell'anno scorso tra Cody Rhodes e John Cena, questo contro Randy Orton forse è stato anche peggio, a me non è piaciuto per niente, perché Pat McAfee fondamentalmente se proprio doveva essere lui un pochettino l'ago della bilancia e lo è stato, non mi aspettavo che lo fosse in questa maniera, quindi gestito in maniera completamente sbagliata tutto quanto, non mi è piaciuto nulla del main event. Liv Morgan è la nuova campionessa del mondo, terza volta che vince questo titolo contro Stephanie McMahon, tutto come da pronostico e sono anche contento di questa vittoria, nonostante anche una conferma di Stephanie McMahon non mi sarebbe dispiaciuta. Il problema è che il match è durato 6 minuti. Il match è durato soltanto 6 minuti e subito dopo è arrivata Bianca Belair per annunciare che era incinta. Scusatemi un attimo, allora, non potevano fare questo tipo di annuncio a Raw o a SmackDown eventualmente, che non sarebbe cambiato praticamente niente e concedere qualche minuto in più al match tra Liv Morgan e Stephanie McMahon, che secondo me è stato anche gradevole, non è stato neanche male come match, però io ho capito dove si andava a parare già dal fatto che Raquel Rodriguez e Roxanne Perez si fossero presentate sul ring subito, quindi lì ho detto o Stephanie McMahon si conferma campionessa perché erano arrivate troppo presto o il match non dura nulla e infatti non è durato nulla, è finito in 6 minuti. Onestamente per la campionessa del mondo Stephanie McMahon che arrivava da un regno di 260 giorni e Liv Morgan che meritava il suo WrestleMania moment, mi aspettavo almeno un match di una decina di minuti che sarebbe comunque stato troppo breve, però non arrivare neanche in doppia cifra nel minutaggio mi sembra veramente troppo esagerato. Poi togliere spazio a loro per l'annuncio di Bianca Belair, che per carità le faccio anche le mie congratulazioni, sono contento per lei, però è un annuncio che farlo eventualmente a Raw non è che avrebbe spostato tanto gli equilibri e avrebbe cambiato tanto le cose. Gunther contro Seth Rollins è stato un match
sicuramente interessante, forse uno dei migliori match della serata, con Gunther che si conferma uno dei migliori wrestler attualmente in WWE, Seth Rollins anche ovviamente è sempre uno dei migliori performer. Il ritorno di Bron Breakker è abbastanza preventivabile, io anche nelle prediction ne avevo parlato, o torna a WrestleMania o comunque torna nella puntata di Raw immediatamente successiva per costruire, anzi ricostruire la sua rivalità con Seth Rollins. Così è stato e gli è costato anche il match. Lì magari avrei preferito evitare che Gunther vincesse in maniera sporca. Tra l'altro Gunther arrivava da 2 sconfitte consecutive a WrestleMania, prima contro Sami Zayn e poi contro Jey Uso, quindi doveva tornare al successo. Mi aspettavo un successo non dominante, ma con un'interferenza meno pesante dall'esterno. Magari poteva tornare Paul Heyman per distrarlo, più che altro, non Bron Breakker proprio per distruggerlo con una spear e chiudere i giochi in quel modo. Però sicuramente è stato uno dei match migliori sia per durata sia per contenuto sul ring, oltre che per il ritorno di Bron Breakker. Becky Lynch è tornata campionessa intercontinentale sconfiggendo AJ Lee. Anche qui match di durata molto molto breve, 8 minuti, solo 2 minuti in più rispetto al match tra Liv Morgan e Stephanie Carr, però il match mi è piaciuto come si è svolto, mi sono piaciute le interazioni di Becky Lynch con Jessica Carr, quindi l'arbitro. Per questo devo dire che alla fine quello che è stato messo in scena è stato molto bello e sono contento anche del fatto che sia tornata campionessa Becky Lynch, me l'aspettavo. Allora, è già il suo terzo regno e forse è un po' troppo, però AJ Lee sapevamo anche che era una part-timer e probabilmente dopo WrestleMania non la rivedremo per un po', la rivedremo forse a ridosso di SummerSlam, quindi è giusto che un titolo secondario e non un titolo principale sia alla vita di una wrestler che sarà presente nelle prossime settimane a Raw. Adesso bisogna capire quale sarà il risvolto successivo, insomma, quali saranno le tappe successive, però credo che possa essere molto interessante. Il match, ripeto, è stato gradevole e anche il risultato e l'esito, vittoria sporca, che però non credo verrà reclamata da AJ Lee, perché, ripeto, secondo me si prenderà una pausa. Brie Bella, invece, è diventata campionessa di coppia femminile insieme alla rientrante Paige, che di fatto ha preso il posto di Nikki Bella. Io nelle predictions avevo parlato di vittoria delle Bella Twins, me l'aspettavo, Nikki Bella permettendo, alla fine il match è stato confermato a 4 con loro, però praticamente il giorno prima dell'evento si è arrivati a parlare del rientro di Paige in WWE clamoroso e purtroppo è stato praticamente non mezzo spoilerato completamente perché si era parlato della firma di Paige e infatti è tornata. Io me l'aspettavo soprattutto per come sono state annunciate le coppie. Di solito si annunciano per ultimi i campioni, in questo caso le campionesse, Nia Jax e Lash Legend non sono state annunciate per ultime, ma sono entrate prima delle gemelle Bella e lì ho capito chiaramente che ci sarebbe stato il ritorno di Paige, però ovviamente è forse il colpo di scena, anche se atteso, visto che era stato spoilerato dalla firma del giorno prima, credo che sia comunque uno dei migliori colpi di scena della prima serata e uno dei migliori momenti, dei migliori WrestleMania moment della Night One con Paige e Brie Bella che hanno vinto le cinture di coppia in un match che tutto sommato è stato anche abbastanza piacevole. Purtroppo, ripeto, i match femminili sono durati tutti pochi minuti. Questo Fatal 4-Way secondo me ci stava anche che durasse 8 minuti, perché alla fine c'era la componente emotiva del ritorno di Paige, c'erano tanti elementi e quindi credo che potesse anche avere questa durata, essendo non un match per il titolo principale. Sono molto deluso, come ho già detto, dalla durata di Liv Morgan contro Stephanie Vagar, però su questo match secondo me forse è stato anche uno dei migliori della serata, proprio grazie al ritorno di Paige. Jacob Fatu invece ha vinto l'Unsanctioned match contro Drew McIntyre, qui altra piccola delusione perché da un Unsanctioned match ti aspetti di tutto, che possa succedere qualsiasi cosa, invece paradossalmente c'è stato più sangue nel main event tra Cody Rhodes e Randy Orton, nonostante non fosse proprio giustificato dalle azioni che si sono verificate tra i due in quel contesto, se non per quelle precedenti con attacco di Randy Orton a Cody Rhodes al momento del tradimento. Però mi aspettavo molto di più, ci sono stati dei momenti interessanti, degli scontri interessanti. Ovviamente Drew McIntyre è stato schiantato sul tavolo proprio all'ultimo quando Jacob Fatu ha chiuso con il suo moonsault. Anche Jacob Fatu è finito contro i tavoli, però per il resto è stata usata poca roba, c'è stata l'utilizzo di una chiave inglese, ma mi aspettavo qualcosina in più. Tutto sommato, visto il livello dei due wrestler, anche la durata dell'incontro poteva essere un pochettino superiore, perché i match sono durati tutti veramente poco, Anche il main event, io mi ricordo l'anno scorso oltre mezz'ora, quest'anno siamo andati appena oltre i 20 minuti. E poi arriviamo al match di apertura, quindi a ritroso, con gli Usos e LA Knight che come previsto hanno battuto
Show Speed, Logan Paul e Austin Theory. Un match che non mi è dispiaciuto, come opener è stato anche gradevole, soprattutto per quanto fatto da Show Speed, che nella sua prima WrestleMania, e non so se ce ne saranno altre, però ha regalato spettacolo con quel volo dal paletto che sembrava dovesse fare Logan Paul, dato che è avvezzo a queste manovre, invece l'ha fatta a Show Speed, e quindi secondo me si è concluso nel modo migliore quel primo match. Prendersi lo schienamento decisivo è stato LA Knight e quindi non Usos, che potrebbero non reclamare la chance titolata alle cinture di coppia, però diciamo che anche questo è un match che promuovo per quello che mi potevo aspettare in un 3 contro 3, onestamente. I match da cui mi aspettavo di più invece non mi hanno regalato quello che pensavo potessero regalarmi e regalare insomma a tutto il pubblico. Speriamo nella Night 2 e speriamo che ci sia qualcosa di più e un'evoluzione migliore dal punto di vista dello spettacolo e anche della durata dei match. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.